Ciao, eccomi qua in un nuovo video, un po' che voglio fare una promessa. Io ho lasciato l'Italia, sono venuta a vivere a Lussemburgo, ma voglio premettere questa cosa molto importante, che non voglio assolutamente spingere le persone a lasciare l'Italia, ad andare a vivere all'estero, andare a vivere in un altro paese. Questa è una mia decisione, solo mia decisione, e vi posso parlare della mia esperienza, di quello che mi è successo, com'è, perché ho deciso di lasciare l'Italia, che cosa ho trovato poi una volta che sono venuta qui a Lussemburgo, ma io non vi conosco, non posso assolutamente quindi consigliarvi di lasciare un paese per andare in un altro paese. Queste sono delle decisioni molto personali, molto anche delicate, bisogna ponderare bene un pochettino tutto, anche perché ognuno di noi ha delle esperienze di vita che sono diverse l'uno dall'altro. Quindi questo è un video che mi avete chiesto voi, e l'ultima volta ancora un'altra iscritta mi ha fatto l'ennesima domanda e quindi finalmente ho detto va bene, mi sono decisa quindi a fare un video. Quindi ti ringrazio comunque per avermi iscritto, ma voglio ringraziare anche tutti gli altri che mi hanno scritto, che mi contattano o sul mio canale YouTube o su Instagram e mi chiedono comunque dei consigli. Allora, quindi premessa questa cosa, spero di essere stata chiara. Allora, voi mi chiedete, ci sono delle persone che mi chiedono, voglio anche io trasferirmi all'estero. Adesso io vi dico perché questo è il messaggio, l'ultimo messaggio, come dicevo. Io intanto devo dirvi che sono stata fin da piccolissima proprio molto molto affascinata dalle persone che lasciavano un paese per andare in un altro, i famosi italiani che si sono trasferiti nelle Americhe con la famosa valigia di cartone. Questo l'ho già detto in altri miei video. Io sono stata sempre veramente tanto affascinata e avevo anche dei parenti che dal sud dell'Italia si sono trasferiti anche in Germania, in Svizzera, e che ormai adesso non vivono più là. E quindi so benissimo che cosa vuol dire lasciare un paese e andare all'estero. E tra l'altro io poi sono stata sempre affascinata dalle lingue straniere, tant'è che poi mi sono anche iscritta all'Università di Lingue e Letterature Straniere, mi sono laureata, ho fatto il master e ho incominciato anche a lavorare nella mia città facendo l'interprete e traduttrice nei tribunali. E dopodiché, ma dentro di me c'è sempre stata la voglia di lasciare l'Italia, andare a fare un'esperienza lavorativa all'estero. Non l'ho mai fatta ormai sono qui a Lussemburgo, sono 5 anni, a gennaio sono 6 anni che sono qui fissa, ma ho anche sempre fatto dei viaggi, quindi ho fatto l'Erasmus, ho vinto delle borse di studio con l'università, sono andata in altri paesi, in Polonia, in Francia, e in Inghilterra era soltanto una vacanza studio con il resto della mia classe. Comunque anche questa mi è proprio piaciuta. Ho fatto delle esperienze anche in altri paesi, in Albania per esempio, mi sono trovata benissimo in Albania, ma
Ecco, quindi volevo premettere questa cosa qui, quindi dentro di me, di base, c'è sempre stata questa voglia di partire, la cosa che che può stupire nel mio caso, come mai non ho deciso di partire già prima. E quando ero all'università, tra l'altro, sono stata scelta per lavorare, feci una domanda e mi scelsero per andare a lavorare per Euro Disneyland. E questo non l'ho accettata, decisi di rinunciare alla domanda perché avevo paura di perdere poi del tempo, perché durante l'università qualche volta mi è capitato di fare dei lavoretti come babysitter, ma partire per Parigi per fare questa cosa qui, questo mi avrebbe fatto perdere troppo tempo, siccome avevo voglia comunque di laurearmi, di concludere gli studi, però devo dirvi questo, che ho perso veramente una bella occasione, perché lavorare all'Euro Disneyland, fare questa bella esperienza, insomma, da una parte ho fatto bene perché altrimenti avrei perso troppo tempo con gli esami universitari, dall'altra devo dire che veramente mi sarebbe proprio piaciuto questo tipo di esperienza, ma forse mi sarebbe piaciuto così tanto che non avrei neanche continuato i miei studi, quindi volevo comunque non perdere il mio obiettivo. Il mio obiettivo era quello di laurearmi e quindi per poi di fare un qualcosa, di lavorare di sfruttare poi la mia laurea. Comunque, quindi questa è la mia base, questa è la mia predisposizione che ho sempre avuto. Quindi non posso dire a X persona, queste persone che mi scrivono, mi consigli di andare a vivere all'estero, di andare a lavorare all'estero e lasciare l'Italia, come faccio? Se siete per esempio delle persone che l'opposto di me, che vi trovate comunque bene nella vostra città, la mia città per quanto mi riguarda a un certo punto incominciava a essere veramente troppo stretta per me. E anche per questo che ogni tanto quando potevo facevo dei viaggi, perché viaggiare dà la possibilità di aprire la mente, di arricchirsi, è veramente qualcosa che io non potrei vivere. E adesso che sono bloccata per il Covid, una delle cose che mi sta veramente tanto mancando è proprio questa libertà di partire. Ma se voi non siete come me, siete completamente diversi, quindi siete nati nella vostra città, vi trovate bene, non amate particolarmente viaggiare, per voi viaggiare è un qualcosa di inutile o di veramente un qualcosa in più che non è fondamentale come nel mio caso, e allora sicuramente voi troverete difficoltà nel momento in cui lascerete l'Italia. Poi la conoscenza delle lingue straniere. Io ero già laureata, ma devo dire non soltanto laureata, ma io ho sempre amato tantissimo la lingua francese, tantissimo. E quindi quando ho deciso finalmente di fare il grande passo, ho pensato di scegliere tra i paesi dove si parlasse la lingua francese. Ecco perché è anche perché per questo che sono a Lussemburgo. Però vi devo raccontare una cosa, non è che io ho lasciato la mia città in Italia, in Puglia, e mi sono così svegliata e ho detto cambio vita, vado a vivere a Lussemburgo. Non è stato così. Prima di tutto, una cosa ecco che vi consiglio, prima di decidere di andare a vivere in un altro paese, andate a fare una piccola vacanza, andate a vederla, ma non lo osservate, la città, i cittadini, tutto quello che c'è, non lo osservate come un turista, ma cercate proprio di immaginarvi, di essere lì, di vivere lì, di essere un cittadino di quel paese. Quindi
cercate di partire con uno spirito un po' più non da turista, assolutamente non da turista, perché se si parte con lo spirito da turista, allora tutto può sembrarci fantastico, indipendentemente dove decidiate poi di andare a vivere o di partire a fare questo tipo di esperienza. Cercate di partire sempre con la voglia di osservare bene che cosa, tutto quello che il paese può offrire, nel bene e nel male. Già so che questo video sarà troppo lungo, quindi sicuramente non potrò riuscire a rispondervi in questo video a tutte le domande, ma possiamo fare così. Vi posso già promettere che farò magari una continuazione, quindi in un altro video magari vi risponderò sempre ad altre domande sempre su questo tema. Io prima di venire quindi a Lussemburgo sono venuta come turista, ma non sono andata soltanto in Lussemburgo, avevo già in mente alcuni paesi. In preferenza, preferivo soprattutto dei paesi dove si parlasse il francese, ma non solo, sono andata anche in Albania, per esempio. Io sono anche laureata in lingua e letteratura albanese. Sono andata lì, ma non come turista, sono andata lì e ho incominciato a lavorare, questo perché adesso rispondo a una seconda domanda. La seconda domanda che mi fate è: mi consigli di trovare un lavoro già in Italia, quindi di trovare un lavoro già prima di partire, in modo tale da arrivare nel paese già con un lavoro? Dipende. Ovviamente se riuscite a fare una cosa del genere, ovviamente può essere un grande vantaggio, perché vi permette di arrivare nell'altro paese, di avere già un lavoro, quindi già questo vi può permettere di avere una bella base economica. Ma dipende. Con l'Albania sono riuscita a trovare un lavoro come call center per lavorare a Tirana, quindi io sono arrivata lì a Tirana e devo dire che è un paese veramente fantastico. Sapevo che era migliorata, che era diventata molto più evoluta, è cambiata tantissimo, è bellissimo, ve lo consiglio veramente tanto. E sono andata lì e ho lavorato in un call center per 2 settimane, quindi ecco che cosa voglio dire, che sono andata lì con la voglia di sperimentare, di conoscere il paese, ma come, ecco, no, assolutamente non come turista. Io non avevo deciso di andare a vivere per sempre a Tirana, no, ma volevo sperimentarla, conoscerla come un qualcuno che vive là, quindi lavora, vive, se è possibile, se è un paese difficile da integrarsi o meno. Quindi io parlavo in albanese, ma devo dirvi anche che a Tirana parlano tantissimo la lingua italiana, sono molto accoglienti, molto gentili. Ho lavorato 2 settimane. Ma non ho voluto prendere i soldi, ho lasciato tutto quello che sono riuscita a guadagnare al team del call center, perché ho deciso è stato quasi come un regalo, voilà, come un regalo che ho voluto fare a queste persone, perché i colleghi sono stati gentilissimi, non mi interessava di guadagnarci. Quindi ho fatto la mia esperienza lì e sono partita. Sono andata poi in un altro paese, sono andata a Bruxelles, sono andata in Francia, sono andata in altri paesi e poi è successo che sono venuta a Lussemburgo, sempre così, soltanto per sondare, per vedere un po' se il paese mi potesse piacere o no. E nel mio caso, quando sono venuta qui, mi sono innamorata subito. Questo non vuol dire che siccome mi sono innamorata io, anche voi vi possiate innamorare.
Tra l'altro è vero, qui le temperature sono più fresche, ma per quanto mi riguarda, io volevo lavorare, io volevo cambiare un paese, partire dall'Italia, lasciare l'Italia per trovare un lavoro migliore all'estero. E quindi non avevo bisogno di caldo, anzi, scusatemi, anzi, proprio il fatto che qui fa molto più fresco rispetto all'Italia, per me era un vantaggio perché questo mi avrebbe permesso di concentrarmi solo e esclusivamente sul lavoro, perché io sono venuta qui solo e esclusivamente per lavorare. Poi, dopodiché, si sono aperte tante altre porte, tante altre belle altre cose, ma tutto questo è avvenuto veramente dopo. Quindi pensateci sicuramente molto prima di partire. Quindi la prima mia esperienza qui a Lussemburgo è stata veramente molto molto positiva, è stata una cosa così a istinto e sono venuta senza lavoro, non avevo trovato un lavoro e quindi ho voluto così vedere un po' se potesse essere un paese che mi potesse piacere o no. Dopodiché sono ritornata in Italia e facciamo così, interrompo il video adesso, lo concludiamo adesso così e poi faccio un altro video dove continuerò a parlarvi della mia esperienza. Ok? Ci vediamo al prossimo video. Ciao!